Topaz, oltre ad avere uno dei migliori design di un Star Rail, ha confermato di essere una vera elite del Dipartimento Investimenti Strategici dell'IPC, essendo stata proprio uno dei migliori investimenti della patch 1.4, e visto che è passato un bel po' di tempo da quando ne abbiamo parlato, oggi volevo riproporvi un video su di lei, considerando anche la sua sinergia con la futura 5 stelle limited in arrivo in patch 2.5, Fake Show. Iniziamo dalla build, cosa è cambiato e cosa è rimasto uguale. L'attacco base di Topaz è uno dei più bassi del gioco, oltretutto la giochiamo con scarpe speed e planar fire damage per ottimizzare rotazione e scaling dei danni, quindi Ash Blazing Grand Duke 4x rimane sempre il miglior set sia per danno e follow up attack che per l'attacco che dà, visto che Nambi fa normalmente 7 hit ed in Ultimate 8 riesce a sfruttare molto del buff dato al set che richiede 8 hit per raggiungere il massimo, ovvero 48%. Che dura poi anche per il prossimo attacco base di Topaz o durante la prima hit fatta da Nambi successivamente, oltretutto l'ottavo hit di Nambi durante la ultimate fa il doppio dei danni rispetto agli altri 7, sfruttando al massimo il 48% attacco del Duke. Ovviamente, essendo sempre di base un DPS extra in attacco, chiudiamo con rope attacco, che è la miglior scelta. Se siete disperati e non avete trovato ancora dei pezzi decenti del Duke, l'altra opzione sarebbe Pioneer 4x, visto che Topaz applica debuff, lei riesce a tenere attivi vari buff al crit rate e al crit damage, ma ovviamente è un'opzione secondaria e Duke è estremamente consigliato. Per i planner invece ci avete fatto caso che ne esce uno nuovo posto per lei ogni patch, un po' come i PG direi in realtà, ma quali sono i migliori? Il Duran of Running Wolves sembra fatto apposta per lei e per tutti i DPS che giocano con lei e per Aventurin, ma non so se considerare Aventurin un DPS, tecnicamente non lo è, ma... Comunque, tornando a Duran, quando il team fa 5 follow up attack, aumenta il follow up attack damage del 25% e il crit damage del 25%, che al momento sono i buff più grandi che possiamo avere da un planner set. Con tutti i follow up attack che fa solo lei si raggiunge il massimo facilmente ed è sicuramente il migliore. Un'ottima alternativa è l'Izumo se giochiamo con un altro PG del Path of the Hunt, che al momento sono Rati e Marzo 7 Imaginary, ma visti i nuovi personaggi Hunt in arrivo, le opzioni per giocarlo aumentano. Dandoci 12 crit rate e 12 attacco, questo planner in generale è ottimo, soprattutto se ho delle fantastiche stat pronte per usarlo. Ma rivediamo velocemente il kit di Topaz perché questo PG continua ad essere estremamente valido. Partendo dalla passiva, Topaz evoca Nambi con una speed di base di 80 e mette un marchio su un nemico casuale ad inizio battaglia chiamato Proof of Depth, che aumenta tutti i danni ricevuti da follow up attack del nemico del 50%. Fare la skill di Topaz fa fare a Nambi una extrazione, non è una advance forward, attenzione, ed in base a quale nemico sceglie cambia la posizione del marchio, così possiamo scegliere quale nemico riceve gli attacchi di Nambi e danni ricevuti aumentati dai follow up attack. Ogni volta che Nambi o Topaz attaccano, tutti gli attacchi vengono considerati follow up attack. Nel dettaglio, l'attacco base di Topaz viene considerato sia attacco base che follow up attack, in maniera simile alla ultimate e follow up attack di Yun Li o della nuova arrivata Fake Show. La stessa cosa vale per la skill, che venendo considerata sia skill che follow up attack, oltre all'extrazione porta Nambi a fare advance forward del 50%, durante la ultimate però del 100%, attenti che questo sarà fondamentale tra poco. Quando il nemico con Proof of Depth viene attaccato da un follow up attack da un qualsiasi membro del team, Nambi fa advance forward del 50%, che significa che guadagna praticamente un turno quando il nemico riceve 2 follow up attack. Questo crea la possibilità di attaccare svariate volte in un singolo turno di Topaz, sfruttando tantissimo danni aggiuntivi sugli attacchi come quelli di Robin o personaggi che guadagnano vantaggi da molteplici attacchi come Fake Show, Marzo 7 e Mose. La ultimate di Topaz aumenta i danni e il crit damage fatto da Nambi e gli fornisce 2 cariche. Quando le 2 cariche sono attive, Nambi farà advance forward del 50% anche se colpiamo i nemici con attacchi base, skill ed ultimate del team e non più solo follow up attack. Durante l'ultimate quindi, se utilizziamo attacchi considerati sia attacco base che follow up attack come l'attacco base di Topaz, o skill che follow up attack come la skill di Topaz, o ultimate che follow up attack come la ultimate di Yun Li o di Fake Show, Nambi farà 100% advance forward, visto che adesso ottiene 50% dall'ultimate e 50% dal talento. In pratica, in questi casi guadagna istantaneamente un turno. Inoltre, con la skill di Topaz, essendo considerata una extrazione di Nambi, utilizzerà immediatamente una delle 2 cariche della Ultimate per poi far fare a Nambi 100% advance forward e consumare immediatamente anche la seconda. Questo è importante da sapere per eventuali burst damage che vogliono fare immediatamente sui nemici in alcune situazioni. Dobbiamo però fare attenzione che Nambi quando attacca ha i suoi turni personali, di conseguenza fare follow up attack sul nemico col marchio durante il suo turno non accumulerà advance forward e gli farà perdere eventuali attacchi. Stessa cosa vale per attacchi base, skill ed ultimate fatte dal team durante l'ultimate attiva. Prendiamo questo caso come esempio, ora tocca a Nambi ed è il suo turno. Se facciamo la ultimate in Nambi ora, perdiamo un eventuale advance forward visto che è già il turno di Nambi e non avrebbe senso portarlo più avanti nei turni di così.
Mentre se aspettiamo che Nambi finisca completamente il suo turno e dopo ultiamo con Marzo 7, Nambi sarà già sceso nell'action order e sfrutteremo il 50% advance forward dato dall'ultimate di Topaz. Siccome questa situazione capita più spesso di quel che pensiate, fate attenzione a non perdere advance forward gratuiti di Nambi. Ve lo dico per esperienza personale, visto che puntualmente io sbaglio ancora e vi tornerà estremamente utile farci attenzione soprattutto con i nuovi personaggi in arrivo. Questo succede spesso soprattutto ad inizio battaglia, visto che grazie alla technique Topaz ottiene 60 di energy dopo il primo attacco fatto da Nambi, che la porta ad ultare immediatamente subito dopo la prima azione di Topaz. Un piccolo consiglio restando a tema: durante la battaglia vi conviene usare l'ultimate di Topaz dopo che Nambi ha attaccato, soprattutto se ha già ricevuto advance forward da altre fonti precedentemente, così da non sprecare quegli extra 50% advance forward con l'abilità del nostro team o eventuali follow up attack. Ora che sappiamo tutto, abbiamo capito che più follow up attack facciamo nel nostro team, più Nambi guadagna turni, e questa di base è una sinergia fantastica con Fake Shao. Ogni due attacchi di Topaz o Nambi generano una stack per Fake Shao, che potrebbero portare Fake Shao a metà ultimate solo grazie a lei, ed ad ogni follow up attack Fake Shao farebbe avanzare Nambi del 50%, 100% durante l'ultimate di Topaz se sta usando la sua skill. March 7 Imaginary: ad ogni attacco di Nambi March guadagna una stack e ad ogni turno di March Nambi fa un advance forward grazie al suo follow up attack. Ratio: grazie all'applicazione da 1 a 3 debuff diversi e dal danno del follow up attack aumentato, Topaz permette a Ratio di lanciare gessetti esplosivi con la stessa mira di Yusuf alle Olimpiadi, oltre che ad una concatenazione di follow up attack tra i loro due ultimate. Aventurin: ogni stack di Topaz è una stack extra per la passiva di Aventurin, e ad ogni follow up attack di Aventurin, che lancia 7 stack, oltre che a generare shield, fornisce advance forward a Nambi, che poi genera stack, che poi diventano shield, che poi genera stack, avete capito. Robin fa danno aggiuntivo ad ogni hit degli alleati, e visto quante volte attacca Nambi, questo sfrutta al 100% questi danni extra ad ogni suo attacco, senza contare i buff all'attacco, danno percentuale e follow up attack e crit damage dati da Robin stessa. Jade: l'Hydron 1 di Jade in combinazione con Topaz penso risulti una della serie di frustate più allucinanti mai viste, visto che Jade ottiene 3 stack ad ogni attacco di Nambi. Erta: in Pure Fiction la possibilità di abilitare Erta ad ogni turno di Nambi risulta in una combo devastante. Topaz toglie metà HP ad un nemico ad ogni azione di Nambi, che proca il follow up attack di Erta, che riproca l'attacco di Nambi, che riproca il follow up attack di Erta, che al mercato mio padre comprò. Yunli: ogni volta che Yunli viene attaccata un Boris esplode, un Nambi corre, e se Nambi ha la ultimate di Topaz attiva, ad ogni ultimate di Yunli scatta come il dating visto nel suo trailer, facendo direttamente 100% advance forward, visto che in quel caso stiamo attaccando sia con la ultimate che follow up attack. Clara: quando Clara viene attaccata, Svarog si incazza e Nambi pure, facendogli fare advance forward ad ogni attacco. Durante la ultimate di Clara si incazzano a prescindere da chi venga attaccato, facendo fare advance forward a Nambi con più frequenza, visto l'aumento di follow up attack e non essendo più dipendenti da chi viene attaccato. Inoltre, il Proof of Depth, la sua Lightcon e la sua E1 sono 3 debuff totalmente diversi che creano sinergia con Ratio, il Pioneer e Acheron forse? Non fatelo a caso. Rimanendo in tema team, approfittiamo per parlare della speed di Topaz, che è l'ultimo tassello che ci manca. Normalmente con Scarpe Speed Topaz raggiunge 135 speed, che basta avanzi in ogni team, solo fate attenzione visto che solitamente Topaz vuole attaccare prima del secondo DPS del suo team per applicare debuff prima che attacchi il nostro secondo DPS, quindi extra rolling speed per superare il vostro secondo DPS follow up attack possono tornare comodo. Ci sono inoltre dei team dove buildare Topaz Hyperspeed a 160 trova molto valore. Principalmente in qualsiasi contesto di Pure Fiction, avere Topaz più veloce rende meglio soprattutto in team con Erto e Meko, ma anche in diversi team di Memory of Chaos o Apocalyptic Shadow, con Robin, March 7 e Fake Shao, dove la frequenza di attacchi in meno cycle fanno proccare prima e spesso i danni aggiuntivi di Robin stessa, oltre che a un accumulo più rapido delle stack di March e della ultimate di Fake Shao. In generale comunque quando mettiamo Topaz in team cerchiamo di associare sempre un altro DPS basato su follow up attack, Robin o un debuffer ed ovviamente un Abundance Preservation con menzione super speciale ad Aventurin, che è senza dubbio il migliore. Bisogna anche dire che in un team follow up attack possiamo probabilmente usare ad una compo con triplo DPS, essendo Topaz estremamente skill point positive, grazie anche all'arrivo di personaggi come Mose e Marzo 7 o addirittura Bronya con le comp corrette. Ovviamente la base del team ormai è formata da Aventurin, Robin e Topaz, un trio che tra buff e debuff, continui follow up attack e danni aggiuntivi permette di inserire diversi personaggi in base alle varie modalità liberamente nel team, con un roster che continua ad aumentare patch dopo patch. Non è sempre indispensabile, ma è sicuramente un personaggio che fa la differenza nei team follow up attack. Per quanto riguarda i Lightcons, per i suoi danni personali la sua signature è sempre la migliore, seguita da Swordplay, Cruising, In the Night e Sleep Like the Dead.
Ma c'è da fare una nota extra sulla sua signature, che non solo è la migliore per i suoi danni, ma aumenta del 24% il crit damage dell'intero team, oltre che un debuff extra per eventuali team con ratio, rendendola un fantastico pick per qualsiasi team basato su follow-up attack, essendo questa valida anche su qualsiasi personaggio follow-up attack del patto Dante in realtà. Ultimo, ma non per importanza, se state pensando di prendere Eidolon 1 in un eventuale rerun, beh, questa non cala mai di valore. Le 1, in maniera simile alla Lightcon, aumenta il crit damage dei follow-up attack ricevuti dai nemici del 50% dopo averli attaccati 2 volte con follow-up attack, e essendo anche questo un buff all'intero team, rende Topaz 1S1 uno dei migliori investimenti per account che hanno tanti personaggi legati a questo archetipo. Parlando delle 2 invece, solitamente Topaz ottiene 10 di energy dagli attacchi di Nambi solamente durante le 2 cariche della Ultimate, ma con le 2 Nambi genera 5 di energy extra ad ogni singolo follow-up attack, permettendole in generale di fare una Ultimate in più nel giro di 3 o 4 cycle in base anche agli attacchi ricevuti ai nemici sconfitti. Eidolon sicuramente utile ma non indispensabile visti i team attuali. Ok, direi che abbiamo visto tutti i fondamentali di Topaz, sono sicuro che riparleremo di lei molto presto, quindi ho preferito fare questo breve recap per chi non ha le idee chiare su cosa può fare e su cosa pullare e perché. A mio parere rimane uno dei personaggi da avere in account, visti i recenti sviluppi di Honkai Star Rail, ed io personalmente non mi sono mai pentito ad averla. Oltre che piacermi molto, direi che è ancora validissima e sembra prendere sempre più valore patch dopo patch. Parleremo di cosa sia meglio tra Topaz e Robin per Fake Xiao in un video separato, ma come sempre vi lascio la mia grafica riassuntiva del personaggio in descrizione, su Discord o su Twitter, così che potete salvarvela e dargli un'occhiata, ricordandovi che verrà aggiornato ogni patch. Vi ringrazio per aver guardato, spero sia stato utile. Alla prossima, e bella! That's all for today.